Ehi, come va? Sono Joe Penna alias Mystery Guitar Man e creo video con effetti, fermo immagine, corti e cose così. Sono qui per parlarti dell'importanza di registrare audio di qualità per rendere professionale un video amatoriale. Ecco alcune strategie per ottenere audio di qualità quando registri dei dialoghi. Guarda questo video. Eder, aspetta, devo dirti... Ok, questo è da rifare. Mi prende in giro. Di nuovo. Heather, wait, I forgot to tell you something really important. Come back! L'audio non è il massimo, vero? Ora guarda questo video. Eder, aspetta, torna qui, devo dirti una cosa importante. Molto meglio. L'audio è il 50% del tuo video finale. Assicurati quindi di prestargli la giusta attenzione. Parliamo ora di cosa è un buon audio. Un buon audio è registrato a un livello abbastanza alto da far sentire tutto ciò che viene detto, ma non troppo alto da risultare distorto. Fondamentale è la location. Spesso il reparto produzione video preferisce una location bella a una buona location. Una volta ero su un set in cui c'era un generatore collocato alla mia sinistra e un cantiere dietro di noi. Senti? L'intera giornata di riprese è stata inutile. Hanno dovuto registrare tutto di nuovo in post-produzione, perdendo le stupende performance degli attori. Chiedi di partecipare ai sopralluoghi delle location e ascolta i rumori della strada, torna a orari diversi durante il giorno per capire se il livello dei rumori cambia e poi cammina per la location e registra i suoni con un microfono. Mentre visiti la location, chiedi a tutti di fare silenzio per circa 30 secondi e registra i suoni che senti. Magari c'è qualcosa che tu non percepisci, ma che il microfono riesce a cogliere. Mantieni questa attenzione per i dettagli anche mentre riprendi. È molto importante quindi spegnere gli apparecchi elettronici. L'iPhone, l'email, qualsiasi cosa faccia rumore. Lo stesso vale per la troupe. Spegnete tutto: Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, YouTube. Bene, ora ti odiano tutti. Ma almeno hai un buon audio. Scherzi a parte, questi apparecchi fanno rumore e interferiscono con il microfono. Verifica sempre che anche l'aria condizionata sia spenta. O il frigo è la cosa peggiore perché non fa un ronzio statico, ma va e viene, che è una delle cose più difficili da rimuovere poi nel montaggio. Un buon audio significa anche scegliere il modo migliore per registrare e quale microfono usare. Farai un'inquadratura di base? Un campo lungo? Un'intervista? La scena di una festa? Tutti questi scenari richiedono strategie di registrazione diverse, ma niente paura, perché una volta che hai capito che cosa stai filmando, la scelta del microfono è la parte più facile. Quando ho iniziato a fare la mia prima serie sul web, non avevo capito che per un campo lungo, ad esempio, serve un microfono su un'asta telescopica. Non capivo questo tipo di cose. Per insonorizzare l'area di registrazione devi anche saper mettere i pannelli fonoassorbenti. Lo scopo è ottenere un audio abbastanza pulito da non dover rigirare nulla, ma avere anche abbastanza spazio di manovra nel montaggio audio per poter aumentare i livelli audio senza creare rumore. Ricorda che un buon produttore sa che suoni e immagini hanno la stessa importanza per un buon video. Ora parleremo della scelta del microfono e di quale microfono usare nel tuo video. Esistono tantissimi microfoni diversi, ma per fortuna dovrai probabilmente usarne solo alcuni durante le tue riprese. Parliamo un po' dei più comuni e delle situazioni in cui dovresti utilizzarli. I microfoni shotgun sono i più direzionali e i più diffusi sul mercato. Lo shotgun è utilizzato soprattutto per narrazioni e documentari. Va messo il più vicino possibile al soggetto finché l'inquadratura lo permette. Non vogliamo rovinare la scena inserendolo nell'inquadratura, ma vogliamo avvicinarci il più possibile al soggetto. Ho scoperto che se il microfono è a più di 1 metro dal soggetto, l'audio inizia a sembrare davvero lontano. Perciò, quando inizi a filmare, posiziona il microfono sopra gli attori, inclinandolo verso il basso. Alcuni dicono di puntarlo verso il mento o il diaframma dell'attore, va bene anche questo. I microfoni shotgun sono molto versatili, puoi anche metterli su un supporto come questo. Anche se ne hai uno piccolo, puoi metterlo sopra la telecamera. E l'audio è migliore che con un microfono incorporato, meno rumori meccanici o il suono di un tasto
che viene premuto, cose così. È un microfono molto direzionale, quindi cattura solo il tipo di suono che la telecamera sta inquadrando e basta. I microfoni lavalier sono ideali per interviste in cui il soggetto parla a lungo e tenere un'asta può essere difficile, come per il povero ragazzo qui con me. Inoltre sono piccoli e possono essere nascosti sotto gli abiti. La posizione del microfono dipende da come e quale audio fai. Se riprendi un cantante sul palco è meglio non mettere il microfono sui suoi vestiti perché può causare un fruscio molto fastidioso. In un'intervista invece la posizione ideale del microfono è al centro del petto. Parliamo della registrazione dual system. Che cos'è? Molti produttori alle prime armi si chiedono se sia meglio registrare l'audio direttamente nella telecamera o separatamente. Con il dual system l'audio viene registrato in un dispositivo non collegato alla telecamera e poi sincronizzato da zero. Il vantaggio del dual system è che garantisce un audio molto più pulito e maggiore controllo. Per di più, niente cavi collegati alla telecamera, cosa utile se usi una DSLR o se devi spostare molto la telecamera. La registrazione dual system ha però anche degli svantaggi. Può richiedere più lavoro di post-produzione, l'acquisto di attrezzature e una troupe più numerosa di quella che ti puoi permettere, perché non puoi registrare e tenere anche il microfono. Parliamo di cose belle, registrare l'audio in location. Diciamo che hai dimenticato quello che ho detto prima e non hai scelto una location con un buon audio. Cosa fai? Procurati quindi vari pannelli fonoassorbenti con cui puoi attutire il rumore e ridurre i rumori di sottofondo. Ma potrebbe non essere sempre possibile usare pannelli fonoassorbenti, perché interferiscono con inquadrature, luci, cose così. Usa poi 2 microfoni diversi, uno con asta e uno lavalier, e inviali a 2 canali diversi, per avere 2 opzioni. Se un microfono cattura dei rumori, puoi passare al canale più pulito nel montaggio. Se ti trovi all'aperto e c'è vento, usa un coprimicrofono per proteggerlo. Le wildline sono perfette per filmare i dialoghi in modo pulito e direttamente sul set. Per certi versi sono migliori dei dialoghi registrati in studio, perché gli attori sono sul set, nel personaggio e in costume. Le performance sono spesso migliori quando registri le wildline. Adoro le banane. Ah sì? Lo svantaggio delle wildline è però che l'audio non è sincronizzato alle immagini. Registrare il room tone è molto importante per il montaggio dei dialoghi perché il rumore di sottofondo dei soggetti combaci. Nel mio esempio di prima, con 2 fonti di rumore, l'attore A è di fronte a un generatore e l'attrice B ha un cantiere, perciò ho suoni in conflitto che vanno in entrambe le direzioni. Nel montaggio, l'obiettivo è far sembrare che gli attori siano nello stesso spazio. Perciò ho aggiunto i rumori del cantiere come sottofondo quando la telecamera è sull'attore A e quelli del generatore quando è sull'attrice B. Aggiungendo il sottofondo agli attori puoi passare senza problemi da una scena all'altra. Quando registri il room tone ti consiglio di fare in 2 modi. Prima con i rumori e il generatore e le luci accesi, poi registralo di nuovo spegnendo tutto per avere le 2 opzioni in post-produzione. Dovresti registrare il room tone in ogni location in cui ti trovi. Ti bastano 20 o 30 secondi. Ok, bel lavoro. Bene ragazzi, era buona, mi piace molto come... Ehi, dobbiamo fare silenzio per il room tone. Ricorda che per registrare un buon audio bisogna dargli la giusta importanza. È un aspetto facilmente trascurato, ma può influire molto sulla qualità del tuo prodotto finale. Grazie per aver guardato questo video su come registrare un buon audio. Sono Joe Penna, alias Mystery Guitar Man. Se vuoi vedere i miei video, clicca su questo pulsante. Per vedere altri video di Creator Academy, clicca qui.